Oggi affronteremo una ricetta lombarda, i pizzoccheri. Cosa c'è di meglio di un po' di patata per scaldare l'inverno? Se solo ci fosse qualcuno in grado di trasformare i pizzoccheri in una colazione. Ragazzi, sono Mocio e bentornati qui in questo tiepido, mite inverno a Big Italy. Oggi affronteremo una ricetta stupendamente tradizionale della cucina lombarda, anzi direi di più valtellinese. Non ho mai capito che si chiama Valtellina. Se lo sapete, scrivetecelo nei commenti. Parliamo naturalmente di Sua Maestà, o Loro Maestà, i pizzoccheri. Prima di proseguire con la ricetta, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere aggiornati con i nuovi video e di seguirmi su Instagram, sono Mocio Caffè. Ragazzi, i pizzoccheri, simbolo dell'inverno. L'inverno che è questa stagione caratterizzata appunto solitamente da un freddo anche molto accentuato in Valtellina. Allora cosa pensano bene di fare i nostri amici valtellinesi? Si riscaldano. E in che modo l'uomo può riscaldarsi? Certo può esserci l'amore. Certo potrebbe essere il camino. Potrebbero invece essere le calorie di un piatto meraviglioso che la mia nonna, ragazzi, mi ha tramandato e mi ha insegnato a realizzare in versione super calorica. Andiamo a vedere gli ingredienti dei pizzoccheri. Naturalmente, ragazzi, i protagonisti indiscussi dei pizzoccheri sono i nostri formaggi. Solitamente si usa un trittico, io ne ho messi 4, perché 2 is make one, ma 4 is sempre me. Ah, ma certo. Però siamo con del bitto, del casera, della fontina e per finire del branzi. Mi raccomando, ragazzi, non lesinate perché vedrete poi che durante la fase di preparazione spariranno alcuni pezzetti di questi formaggi, chissà dove. La verza, ragazzi, che abbiamo già tagliuzzato, una simi julienne, una roba del genere. Insomma, si usa la verza, ragazzi, mi raccomando, non le coste, non altre robe, si usa la verza nel pizzocchero. Patate che abbiamo già tagliato a cubotti. Cosa c'è di meglio di un po' di patata per scaldare l'inverno? Naturalmente i nostri pizzoccheri, che sono appunto queste striscioline di pasta fatte con grano saraceno, stupendi. L'orto botanico intero di salvia, ne servivano 2 foglioline. Abbiamo un po' esagerato forse, ragazzi, ma ci piace. Poi un po' di aglio. Anche qua non dobbiamo sconfiggere il conte Vlad, non siamo dei Van Helsing. Ce ne bastavano 2 spicchi, ma sempre meglio abbondare. Un po' di sale fino, sale grosso. Quanto mi piace, mi sento uno chef con questo. Un biberon di olio d'oliva, immagino, extravergine naturalmente. E un po' di pepe. Abbiamo preventivamente e saggiamente già messo una pentola abbastanza alta, vedete? Sul fuoco con dell'acqua che andremo a far bollire. Vediamo se sono capace di accendere i fornelli. Sì, grandissimo, massima potenza. Non dobbiamo far altro che prendere i nostri ingredienti, ovvero i pizzoccheri, le patate, e aggiungiamo un po' di verza al nostro intruglio magico. Cucchiaino, ragazzi, e diamo una mischiatina. Andiamo a sommergere tutto. Prendiamo un bellissimo spicchio d'aglio, forse 2, e con assoluta leggiadria andiamo a distruggerlo in questo modo. Lo mettiamo in padella che accendiamo e riempiamo di burro. Vogliamo sentire uno stonf? Doppio carpiato? Ragazzi, dose abbastanza generose, mi raccomando, in questa maniera. E aggiungiamo qualche fogliolina che abbiamo già lavato di salvia. Per non saperne leggere né scrivere, l'ho fatto solo perché mi piace, in realtà. Abbassiamo la fiamma, penso si faccia così, non ne sono ancora certo. Andiamo a far sciogliere il nostro burro, che si deve insaporire, ragazzi. Quindi possiamo andare a togliere ciò che è superfluo. Il burro non è mai superfluo. Salatina nel pizzocchero. Abbondante, ragazzi, la salata. Naturalmente siamo andati a cubettare la patata perché? Perché vogliamo far sì che i tempi di cottura di tutte le cose, ovvero di pizzocchero, della verza e della patata, siano più o meno congrui. Ma anche perché, ragazzi, abbiamo fame, per cui non è che voglio stare in piedi un'ora per preparare i pizzoccheri.
La fame quando chiama, chiama. Miracle Blade È 3. arrivato il momento dei formaggi. Ancora mi ricordo quando la mia nonna si metteva a preparare i formaggi, quindi togli la crosta e gli dicevo: nonna, ma se tu lasci un po' di formaggio attaccato alla crosta, io la prendo e la mangio. Per cui si faceva così. Cerchiamo un po' di andare a fare che buono, delle forme più o meno simili, in modo che i formaggi tenderanno a sciogliersi un po' tutti mischiandosi. Gotcha, bitch! Allora, devo dire che tra i 4, ragazzi, il mio preferito è il Branzi, perché vedi che ha questo bucherellino che lo rende anche un po' interessante a mangiare, poi è bello cremoso. Forse è meglio che lo lasciamo, se no non ne rimane più. Io ho scelto questi 4 formaggi, ragazzi, ma voi potete spaziare su quello che volete. L'importante per me è che scegliate dei formaggi che sappiano un po' di latte, di montagna, non so. Dobbiamo un po' immaginare di essere davanti al camino in uno chalet con la nostra amata e stiamo per andare. È vero che potete scegliere i formaggi che volete, però non è che dovete andare a buttarmi dentro lo Zola o i formaggi un po' così, perché comunque il pizzocchero è un piatto delicato nella sua semplicità, anche mettendoci mezzo chilo di formaggi. Ci manca solo la fontina. Intanto mi sono mangiato tipo 3/4 di formaggio. Ci mettessi le sottilette light. Le sottilette sì. Light no! Mamma mia la fontina, che ricordi, eh? Ah, che begli anni. Occhio al momento fondamentale, eh? Sto andando a mischiare tutti i nostri formaggi. Perché? Perché sennò nella pentola si creano un settore col bitto, un settore col... No, invece il bello qual è? La commistione. Una gang cheesy bang. Non c'era stato che prendere una teglia che invocherò con i magici poteri della Valtellina. Voilà. Una scubarola enorme, grande come la mia faccia, tipo la maschera di ferro. E aspettiamo che il nostro pizzocchero sia pronto. Mamma mia quanto pesa sto... Sembra la spatola alla roccia, tipo... Trascorsi circa 15 minuti siamo pronti per andare a scolare i nostri pizzoccheri. Abbiamo preparato una teglia meravigliosa che sarà la base poi del nostro intingolo. Prendiamo un po' di burro e lo mettiamo in teglia, così andiamo a creare un lenzuolo dove poi andremo a mettere i nostri pizzoccheri. Andiamo sicuri di noi stessi. Oppala. Voilà. Oh che bello. Ho sporcato tutto lo stesso. Mi piace che non abbiamo abbondato con la verza, primo perché non ci stava più, secondo così l'abbiamo resi un po' più patatosi. Non fatevi ingannare, perché la teglia così sembra vuota, ma dobbiamo andare ad aggiungerci tutti i nostri formaggi, per cui, come diceva la mia nonna, tegelöch più secron del böch, quindi ne aggiungiamo ancora un po'. E andiamo a mettere il nostro formaggio in questa maniera. Avendolo mischiato, stiamo distribuendo dosi abbastanza eque. Ed ora la parte fondamentale. Il nostro burro aromatizzato, dentro così violento. Non lo butto. E vado a dare una prima mischiatina. No, lo sapevo. Che bello, ragazzi. C'è un suono dell'amore. È giusto il tempo di mettere ancora un po' di formaggio. Andate a mischiare bene, ragazzi, che si deve sciogliere il nostro formaggio. E via, tutto. C'è questa pentola che sta gridando pietà. Non ce la fa più, ma noi la spingeremo a dare il massimo, in una maniera clamorosamente porca. Se vi piace e volete creare quell'effetto crosticina, potete anche dargli una passatina sul grill, un quarto d'orettina, diciamo 10 minuti. Noi invece qua non facciamo altro, guarda, che continuare a mantecare in questa maniera. I nostri pizzoccheri sono magnificamente pronti. Devo assaggiare un attimo, scusate, Magnifici! Allora ragazzi, i pizzoccheri sono veramente una manna dal cielo in questi inverni gelidi, però lo sappiamo tutti, signori, onorevoli, che il momento più impegnativo, più difficile dell'inverno è la mattina. Sapete quelle mattine gelide in cui non avete voglia di alzarvi dal letto, in cui solo mettere fuori il piede percepita meno 30 e allora no, sto ancora 5 minuti a letto. Ecco, lì ci vorrebbe qualcosa, una colazione che ci aiutasse a combattere questi inverni. Se solo ci fosse qualcuno in grado di trasformare i pizzoccheri in una colazione del genere. Che succede? È una statua di sale. Si sarà congelato. Forse non hanno l'audio, controlla. La linea è a posto. Pronto a togliere il collegamento. Ta-da! Ho un'idea ragazzi, ve la faccio vedere subito. Ma prima ho bisogno di uno strumento assolutamente innovativo.
direttamente dalla NASA la nostra piastra per waffle. I waffle, come sapete, sono un dolce tipico belga. Sono delle specie di frittellone, diciamo, che hanno questa forma così a griglia che andrà poi ad accogliere qualcosa che vi dirò dopo. Ma partiamo dall'impasto dei nostri waffle. Quindi farina di grano saraceno, lo mettiamo in questa bowl un po' così. Andiamo ad occhio, ragazzi, non stiamo tanto a pesare, con un po' di latte. E iniziamo a impastare con una frusta. Deve essere abbastanza liquida. Qua la sento già un po' troppo forte, quindi ancora un po' di latte, una salatina e un po' di pepe. Mischiatina finale, prendiamo i nostri pizzoccheri e li buttiamo nella pastella, in questa maniera assolutamente folle e sconsiderata. Andiamo ad impastare fino ad ottenere un composto che sia a metà tra il liquido e una media consistenza. Ma mi sembra che ci siamo, anzi ti dirò, un po' più di pizzocchero. Eccolo qua, ma questa è una cosa incredibile. Attenzione perché dovrete munirvi di uno spray come questo, del mio amico Ultraman. This is better than my imagination. This is more than a dream come true. E andare a riempire anche fuori, anche il manico, così. Si tratta di un Lei stia zitto. Prendiamo il nostro composto senza esagerare, se no non si chiude più, e lo mettiamo nel mezzo della piastra. Andiamo un po' a spalmarlo, dovrebbe bastare. Luci soffuse. Lasciatemi solo. Profumo, ragazzi, di fonduta, formaggio che si sta sciogliendo. Norgia pleonastica, mi viene da dire. Ragazzi, a questo punto il nostro waffle è meravigliosamente pronto. Nel frattempo, ragazzi, che il nostro secondo waffle, finisce di cuocere, prepariamo una fondutina di bitto che ci servirà per guardire la nostra colazione dei campioni. Quindi andiamo a mettere un po' di panna, mi raccomando, temperatura ragionevole, e dobbiamo andare a scioglierci il nostro bitto, che non ho capito come fa a essere avanzato del bitto, me l'avete nascosto, maledetti. Mettiamo bitto e un pochino di grana in questo modo. Fuoco, bassa temperatura, ragazzi, lasciamo sciogliere, dopodiché diamo una mischiatina. Ma guardiamo il nostro waffle. 8:30 di mattina, divino. Meno 30 percepiti. Vi alzate con la consapevolezza che c'è una colazione ad attendervi di assoluto livello. Questi fantastici waffle di pizzoccheri. Abbiamo la nostra fonduta di bitto, che a questo punto è meravigliosamente cremosa, con la quale andiamo a fare così delle incisioni rupestri, oserei dire. E qui la struttura del waffle ci viene incontro, perché vedete queste gabbie che vanno ad accogliere la nostra fonduta, sono magiche. Portiamo anche un po' il piatto perché fa un po' gourmet. Dopodiché cosa abbiamo? Abbiamo un altro elemento tipico della montagna, della Valtellina, la bresaola. Abbiamo fatto una julienne che andiamo a spargere sopra. Non troppa, chiusura, davvero chef. Fogliolina di salvia e pepatina. Ragazzi, questi sono i pizzoccheri di Mochos Big Italy. Ragazzi, in questa freddolosa mattina d'inverno siamo quindi ad assaggiare questi meravigliosi waffle con fonduta di bitto bresaola e al loro interno, nell'impasto, i pizzoccheri. Vediamo un po' cosa abbiamo combinato. Mamma mia, come li sento belli spessi. Praticamente la piastra non ha fatto altro che andare a creare una crosticina con tutto il nostro formaggio, quindi sono belli croccantosi fuori. Oh mio Dio, sono una crosta di formaggio completa. No, vabbè. Poi ogni tanto vi capita il pezzettino di patata o di verza. O il pizzoccherino, ma c'è questa crosta formaggiosa, ragazzi, che è una cosa spettacolare. Il tutto impreziosito da questa crema di bitto che fluidifica. Abbiamo voluto azzardare con un abbinamento di vino meraviglioso. Naturalmente un piatto come il pizzocchero vuole un vino strutturato, un po' impegnativo, anche uno sforzato, qualcosa del genere. Qui mi hanno dato un Bonarda, quindi assolutamente non c'entra nulla, ma
Dopo aver assaggiato questo piatto, vi consiglio un bombardino oppure un whisky doppio senza ghiaccio, se no questo non lo mandate giù, anzi finite dentro la montagna direttamente con gli sci. Non mi resta altro che augurarvi, ragazzi, buon proseguimento qui su Big Italy. Mi raccomando, ci sono tante altre ricette che aspettano di essere viste. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e seguitemi su Instagram, sono Mocio HF. Ma qua non smetto più, Non stare mica chiudendo il video. Casa! Clicca subito sugli altri bottoni per vedere nuovi entusiasmanti episodi di Mocio's Big Italy.